a tutti, ringrazio il professor Piasci per la parola, presento la mia tesi dal titolo Il suono come forma d'arte al servizio delle immagini. Dunque introduciamo la tesi. La ricerca sulla musica è uno dei più grossi enigmi dell'uomo, a cui non ci capita di far caso tutti i giorni. Sebbene la musica sia un linguaggio internazionale, nessuno è riuscito a fornire una spiegazione scientifica sulla complessa interazione tra musica ed emozioni. L'interazione tra suoni, armonie e immagini crea e veicola un messaggio finale dello spettatore. La musica, a differenza di altre forme di comunicazione, arriva diretta allo spettatore e non richiede sforzi di comprensione. E questo giustifica anche come una musica possa sembrare allegra, la associamo all'allegria, però in realtà il testo è triste e non lo sappiamo, perché il testo richiede uno sforzo di comprensione, mentre invece la musica arriva diretta. Per comprendere ciò, analizzeremo il suono e la musica attraverso due grossi punti di vista, punto di vista armonico e punto di vista tecnico. Introduciamo il trattamento armonico. L'armonia è lo sviluppo delle relazioni tra note. Ciò porta alla costruzione di intervalli e accordi che possono suonare dissonanti o consonanti. Un accordo completo è formato da almeno 3 note, cioè sufficiente per poter definire e trasmettere uno stato d'animo. Il lavoro e la ricerca alla base della mia tesi è la Theory of Musical Equilibration, una ricerca basata sugli scritti di Ernst Cart, che è stato un filosofo e musicologo della prima metà del Novecento ed è la prima raccolta a livello internazionale che elenca i caratteri emotivi delle armonie. È frutto di una ricerca tedesca, in seguito tradotta in inglese, condotta da Daniela e Bert Wilme. Secondo questa teoria, quando ascoltiamo un'armonia musicale, percepiamo delle forze desiderose di una risoluzione. Introduciamo 2 grosse categorie di accordi, che sono accordi maggiori e accordi minori, e in seguito alterazioni che possono modificare il mood dell'accordo. Dunque, l'accordo maggiore viene costruito sul primo, il terzo e il quinto grado di una scala maggiore e viene associato ai momenti di contentezza, stabilità e allegria. Il dizionario di Houston sostiene che questo può rappresentare un'intenzione affermativa oppure una consapevolezza della propria volontà, o ancora meglio, sensazioni date dal senso di contentezza del qui e dell'ora. Un accordo maggiore suona così. In seguito abbiamo la categoria degli accordi minori e tutti i musicologi sono concordi nell'affermare che l'accordo minore suoni triste. La Theory of Musical Equilibration giustifica ciò definendo l'accordo minore come un accordo maggiore, quindi sempre l'accordo maggiore preso di riferimento, a cui sia stata rubata la nota principale di tensione, il terzo grado. Qui abbiamo un Mi bemolle, nell'accordo maggiore avevamo un Mi naturale. Il sentimento di contentezza è sostituito da un sentimento di scontentezza. Il terzo grado viene anche chiamato grado caratterizzante perché appunto definisce se un accordo sia maggiore o minore, quindi se trasmetta positività o negatività. L'accordo minore suona così. L'accordo di sottodominante è un accordo maggiore che viene costruito sul quarto grado della scala, che viene chiamato appunto grado di sottodominante. Comunica uno stato d'animo rilassato e viene associato ai momenti in cui l'atmosfera diventa più calda e amichevole. Si tratta di un accordo molto usato nei vini nazionali perché si sposa molto bene con i momenti di vittoria. Dunque adesso farò ascoltare una sequenza tra grado di tonica, accordo maggiore costruito sul grado di tonica, e grado di sottodominante, perché il grado di sottodominante ha bisogno di essere contestualizzato per poter definire il proprio mood. Adesso faremo vedere un primo esempio pratico dell'utilizzo di queste armonie, prendendo in esempio il finale del film L'attimo fuggente, in cui abbiamo gli studenti che salutano il professor Keating rendendogli omaggio. La musica è una musica allegra e festosa, solenne ma festosa, e il tutto viene enfatizzato ancora di più dal professore che intima agli studenti di scendere dal banco, ma loro non lo fanno. In alto a sinistra abbiamo gli accordi in sigle anglosassoni. Tra il Si bemolle e il Mi bemolle di queste armonie c'è un rapporto di sottodominante che, come abbiamo detto prima, indica vittoria.
Una variante della sottodominante che abbiamo visto adesso è la sottodominante con l'aggiunta della settima maggiore. La Theory of Musical Equilibration definisce questo accordo come un accordo che può essere associato ai momenti di nostalgia. Anche questo accordo viene contestualizzato, altrimenti non avrebbe il carattere di sottodominante. Vedremo un'alternanza tra tonica e sottodominante con l'aggiunta della settima maggiore. Adesso tonica, sottodominante. E due esempi pratici famosi presi dal repertorio musicale. Uno è Your Song di Elton John. Questo accordo interviene sulla parola funny. Adesso è l'ancora più famosa aria sulla quarta corda di Bach, meglio conosciuta come la sigla di Super Quarto. Adesso gli accordi di sesta sono gli ultimi accordi che andrò a presentare e le alterazioni di sesta, viene aggiunto il sesto grado all'accordo che sia maggiore o minore, hanno la straordinaria capacità di accrescere il mood che è già presente all'interno dell'accordo. Vedremo un arpeggio di Do sesta presente qui, nel pianoforte a destra, e un esempio molto famoso è il celebre arpeggio di piano di Bohemian Rhapsody. Come detto in precedenza, la sesta aggiunta in un accordo minore ha l'esatto opposto, ovvero il tutto appare in un contesto triste e ciò comunica scontentezza, solitudine e crepapore. Farò sentire sempre l'arpeggio con l'accordo finale. E un esempio pratico tratto dal repertorio cinematografico: abbiamo la scena della morte di Albus Silente in Harry Potter e il Guscio Mezzosangue. Nel momento esatto della morte intervengono due categorie di accordi, un accordo minore e subito dopo un accordo minore con l'aggiunta della sesta, che come abbiamo visto in precedenza comunica crepapore. Ora, questi esempi appena visti sono direttamente collegati all'immagine, hanno dunque la funzione di enfatizzare l'emozione. Ma se invece la musica fosse completamente sconnessa dalle immagini, parleremo di contrappunto. In musica si definisce contrappunto la presenza di linee melodiche indipendenti che si combinano secondo regole tramandate dalla tradizione occidentale. Un celebre autore che faceva largo uso del contrappunto è stato Bach. Nel cinema viene usato per creare effetti allusivi e suggestivi, generando nuovi messaggi. Un celebre esempio lo possiamo trarre dal maestro Stanley Kubrick, dell'Arancia Meccanica, in cui abbiamo una scena in cui le gang insomma, se ne danno di santa ragione, però la musica che c'è da sotto decontestualizza completamente tutto. Infatti si tratta dell'Overture della Gazzalata di Rossini, tratta dal repertorio classico italiano. Let's get it, boys! Sono stati fatti due test che confermano la Theory of Musical Equilibration, rispettivamente Basic Test e Rookie Test, in cui si sono avuti tassi di corrispondenza altissimi, nel Basic Test del 92,17%, mentre nel Rookie Test dell'86,69%. Adesso introduciamo il trattamento tecnico. Il trattamento tecnico garantisce la comprensione di diverse fonti sonore nello stesso momento. Ciò influisce anche sulla buona comprensione del messaggio finale, visto che il fonico di mixing avrà il compito di rendere comprensibile colonna sonora, effetti, tutto ciò che è a discrezione del regista nello stesso momento. Perché ciò risulta difficoltoso? Perché molte fonti sonore possono convivere nello stesso spazio. In che modo si procede a ciò? Presenterò gli strumenti principali, che sono equalizzatore per il trattamento delle frequenze, compressore per il trattamento della dinamica
e il panning non uno strumento ma una tecnica usata per il trattamento della stereofonia connessa direttamente al segnale left e right. E eventuali effetti facoltativi sono saturazione per rendere più viva e brillante una fonte sonora, effetti meno trasparenti che potremmo definire più artistici come reverbero, delay e chorus. Può la musica conferire più importanza alla scena? Può la musica veicolare un messaggio diverso a parità di immagini? In questo momento presento il mio progetto laboratoriale in cui presento un piccolo sketch di 40 secondi presentato 2 volte con 2 colonne sonore diverse. Possiamo notare, allora nella prima versione presenterò una versione tra virgolette che potremmo definire all'ira e adesso vedremo come influisce sul messaggio finale. Perché sì, allora, porta quel libro, io porto il mio e ascolta il CD così mi dici le tue impressioni. Va bene. Beh, com'è andata oggi? No, bene, che sono distrutta. Devi dirmi qualcosa. Cioè? Con Andrea, cos'hai concluso? No, niente ancora. Ancora! Sono 2 mesi che dovevi chiarire riguardo l'accaduto. Ciao, dovrà venire lui personalmente a chiedermi scusa. Vabbè, aspetteremo altri 2 mesi allora. allora la musica allegra che interviene nel momento in cui l'uomo, diciamo, esprime la sua rabbia ha la funzione di stemperare la tensione. Stempera la tensione, conferisce più ottimismo alla scena, il mood è positivo, come si traduce nella visione dello spettatore. Sicuramente è una cosa che si risolverà, una cosa a cui non bisogna porre attenzione, anche perché la musica trasmette uno stato d'animo positivo. Il principio qual è? Noi abbiamo delle immagini che scorrono, la musica trasmette uno stato d'animo di quella scena in quel momento, la loro interazione porta ad una conclusione. Adesso vedremo la versione triste in cui viene data più importanza a quella conversazione. Si tratta di una cosa seria che non va trascurata. Abbiamo un arpeggio di pianoforte iniziale che conferisce tensione alla scena e un accordo minore ben definito che interviene in cui l'uomo esprime la sua rabbia. Allora, porta quel libro, io porto il mio e ascolta il CD così mi dici le tue impressioni. Va bene. Beh, com'è andata oggi? No, bene, che sono distrutta. Devi dirmi qualcosa. Cioè? Con Andrea, cos'hai concluso? No, niente ancora. Ancora! Sono 2 mesi che dovevi chiarire riguardo l'accaduto. Ciao, dovrà venire lui personalmente a chiedermi scusa. Vabbè, aspetteremo altri 2 mesi allora. Come spiegato in precedenza, il mood triste conferisce serietà alla questione, non stempera la tensione perché non ci sono note allegre. In questo sketch è stato anche applicato il trattamento tecnico. L'audio è stato ripreso con un registratore separato ed in seguito sincronizzato alle immagini, metodo del sistema doppio. Alle voci è stata applicata una catena di noise gate per la riduzione del rumore, equalizzazione, compressione, saturazione e reverbero. Ascolteremo un pezzettino delle riprese effettuate con l'audio originale della videocamera per capire la differenza. Vai! Allora, porta quel libro, io porto il mio e ascolta il CD così mi dici le tue impressioni. Va bene. Beh, com'è andata oggi? No, bene, che sono distrutta. Quali sono le differenze? Nella ripresa originale le voci sono più sfocate e impastate perché c'è molto ambiente, essendo il microfono più lontano, poco dinamico, molto compresso, ed è una cosa importantissima perché nel momento in cui un attore recita in maniera più forte noi abbiamo bisogno di sentirla questa forza proprio a livello di pressione sonora. Se in partenza la fonte comprime il suono rendendo la dinamica uguale alle altre non è vantaggioso. Con molta presenza di rumore e soprattutto fonti sovrapposte perché non essendo registrate separatamente io non ho la possibilità in seguito di andare ad agire su fonti separate. Dopo il mix le voci diventano più brillanti e definite, la presenza del solo rumore ambiente registrato a parte, più equilibrio tra le diverse fonti sonore e soprattutto più dinamico. Conclusioni. Il suono viene spesso definito come il 50% dell'immagine. Abbiamo visto diversi esempi che ci hanno portato ad una maggiore consapevolezza dell'uso di questo mezzo. La musica è il mezzo più forte di trasmissione delle emozioni,
Un adeguato trattamento tecnico tra musica e dialoghi può incrementare l'emotività del messaggio finale e, come detto in precedenza, il principio è che la musica trasmette lo stato emotivo di quella scena in quel momento. L'interazione con le immagini ci porta ad una conclusione. Ringrazio tutti per l'attenzione.